Bene, ciao ragazzi, mi chiamo Daniele Bigoni e da oggi proverò a mettere qualche video dove programmeremo insieme un videogame. Attualmente sono al terzo giorno di sviluppo e mi piacerebbe farlo anche assieme a voi, quindi magari ricevere feedback, commenti. E potrei anche streamare su Twitch e farlo live. Vediamo com'è l'interesse per la cosa. È il primo giorno, non pretendo di fare miliardi di visualizzazioni, ovviamente, ma comunque vi volevo intanto anche mostrare cosa può venire fuori anche a livello amatoriale, perché non sono un programmatore, ma sono uno smanettone, come si dice in gergo, e sto lavorando con Cloud Code e lo sto imparando allo stesso tempo, quindi è anche un'occasione per imparare assieme e anche per ricevere consigli sull'uso, se voi siete più esperti di me. Sono ben accetti sempre i consigli, come anche l'educazione e le buone maniere, ovviamente. Spero che non dovrò bannare nessuno, ma conto dai sulla vostra affidabilità. Comunque, bando le ciance. Cos'è questo progetto? È un videogame che si chiama Earth Defense, difesa terrestre, difesa della Terra, e ripeto, è solamente al terzo giorno di sviluppo, ma questo è già un po' tutte le cose che abbiamo. Non tutte sono utilizzate dal motore di gioco, alcune sono utili a me, tipo Graphify, che è un plugin per Cloud Code che serve a fare i grafi, molto interessante, e altre cose che magari vedremo man mano. Vi faccio vedere intanto lo stato attuale del gioco, così avrete un'idea dopo 3 giorni com'è lo stato, e poi in altri video magari approfondiremo se avete domande, e proseguiremo con lo sviluppo del gioco, e nel frattempo lo avviamo e vediamo il gioco implementato. Datemi un secondo che imposto la visuale. Ok, ecco qua, e diamo play al gioco. Un secondo solo. Ok, Teardai Studios, l'occhio si può chiudere alla pupilla che segue, e questo sarà il nostro compagno anche di tutorial. Presento un gioco di Daniele Bigoni, avviamo. Ricordo i fuochi d'artificio del 31 dicembre, poi la luce e il silenzio. Le città del mondo sparite in nulla in un istante, smaterializzate. Niente fumoni, niente rottami o macerie. Andate e nessuno sa dove. Tutte eccetto 50 città, 50 rifugi da dove ricominciare ancora. E questa era la breve intro. Il gioco è adesso in browser con localhost, quindi ogni tanto magari se scorrerò il mouse vicino alla finestrella potrà comparire questo. Ok, va bene. Comunque, menu molto grezzo iniziale da raffinare, però abbiamo già due lingue, italiano e inglese, che switchano. Partiamo con l'italiano e facciamo nuova partita.
Ok, abbiamo il nostro occhio, che è il nostro tutorial, compagno di tutorial che si apre, e possiamo nascondere il tutorial cliccandoci sopra. Ciao, sono Terzo Occhio, il tuo assistente personale. Siamo a inizio partita, quindi ti guiderò attraverso i concetti iniziali del gioco. Tenete presente che è tutto molto a uno stato embrionale, però per 3 giorni di sviluppo sono abbastanza soddisfatto, se vi devo dire la verità, ma ancora c'è tantissimo, c'è tutto da implementare praticamente. Proseguiamo cliccando qua. Con la sparizione improvvisa di quasi tutte le città terrestri, l'economia e la società sono di colpo collassate. Il sistema economico si è azzerato e il dollaro non ha più senso di esistere dopo il collasso. Solo l'istituzione di una nuova società può tentare di riavviare tutto. E tu sarai il fondatore di questa nuova società. Scegli una città iniziale dove fondare il quartier generale. E possiamo scegliere una delle 50 città rimaste nel mondo. Il gioco è in pausa attualmente. A 1° gennaio c'erano i fuochi d'artificio il 31 dicembre e di colpo, in un lampo di luce, tutte le città del mondo si sono smaterializzate nel nulla, senza lasciare macerie, e sono sopravvissute solo queste 50 città, che non si capisce ancora bene il perché siano rimaste. Lo si capirà progredendo nel gioco e nella storia, ovviamente. E siamo alla mezzanotte appena scoccata del 1° gennaio 2026. Scegliamo quindi la città dove fondare il quartier generale, facciamo Roma, e possiamo vedere già qua a fianco la scheda con le statistiche. Roma, Italia, popolazione 4.300.000 abitanti, risorse: agroalimentare 45, finanza 57, energia 45. Fonda qui il quartier generale gratis e ci dà anche un kit di partenza con queste risorse. Facendo bilancio abbiamo queste voci: bilancio, gettito giornaliero, città collegate, attualmente 0, e le 10 risorse presenti nel gioco, che sono agroalimentare, chimica, combustibili fossili. Poi farò delle iconcine anche magari carine per ogni risorsa. Combustibili fossili, energia, finanza, industria, materiali da costruzione, metalli preziosi e minerali, tecnologia e tessuti. Quindi, se noi adesso fondiamo Roma, il quartier generale, ok, il tempo inizia a partire, 1 per, il tempo va avanti. Il nostro terzo occhio ci dice: ben fatto, quartier generale fondato a Roma. E poi si interrompe qua perché al momento l'ho sviluppato solo fino a qua, il tutorial. Chiudiamo l'occhio. Anche qua, se l'avessi chiuso prima, avrei nascosto il tutorial, e a riprenderlo si rivisualizza il tutorial. È sempre carina la pupilla rossa che segue il mouse. Se vi inquieta la togliamo, però per me è simpatica. E ok, dicevo, abbiamo fondato il quartier generale Roma e infatti adesso vediamo che al giorno produciamo queste risorse: 4,5 di alimentare, 4,5 di energia e 5,7 di finanza. E ce lo dice anche la nostra finestrella laterale. Poi ora possiamo costruire il primo squadrone con queste risorse, lo squadrone di difesa aereo, oppure aprire un'ambasciata a Madrid, a Parigi, a Berlino, a Istanbul. Non riusciamo perché non abbiamo sufficienti risorse. Londra nemmeno, Mosca più sono lontane, poi più ne servono. Quindi possiamo scegliere fra queste due opzioni. Io direi proviamo a espandere, anzi vediamo prima un'altra cosa, che è il radar, che è un'altra feature che adesso la vediamo, ma vorrei implementare meglio poi, è solo a livello prototipale per adesso, che ci dice: più che radar vorrei mettere un telescopio in orbita per osservare lo spazio, dove vengono avvistati gli oggetti in avvicinamento. Questa è l'idea, però adesso
l'ho implementata così solo per averlo a livello prototipale. Quindi abbiamo il radar che ci dice prossima ondata 1, arrivo previsto tra 12 giorni, forza stimata un UFO, regione Nord America. Attualmente UFO attualmente in zona 0 perché ancora le città sono sparite ma non c'è ancora stata presenza di UFO, però ne hanno già avvistato uno che è in arrivo fra 12 giorni e che probabilmente atterrerà in Nord America. Ok, non ha molto senso logico attualmente sapere già il Nord America, ma ripeto, è una feature sperimentale, cioè una, prototipale per adesso, che serve solo per vedere, poi sarà implementata meglio nei prossimi giorni. E, ok, facciamo andare avanti il tempo. E nel frattempo abbiamo solo Roma, facciamo un'altra ambasciata a Madrid. Ok, abbiamo aggiunto Madrid che ci dà queste altre risorse, 7,1 al giorno, 4 e 5,5 di finanza, industria e energia, che vanno ad aggiungersi. Qua c'è un piccolo bug perché si è sfasata la tabellatura, che correggeremo. Comunque adesso abbiamo 12,8 di finanza al giorno, 10 di energia e combustibili fossili 0, che però ci servirebbero perché sennò non riusciamo più a costruire gli squadroni. Quindi il prossimo passo sarà aprire un'ambasciata a Riyadh che ha parecchi combustibili fossili e quindi dovremmo riuscire a poi, in realtà riusciamo già anche adesso a costruire lo squadrone perché comunque li abbiamo col pacchetto che ci ha dato prima a costruire lo squadrone, però prima proviamo a prendere Riyadh, che ci servirà 35 di agroalimentare, ne facciamo 45, quindi facciamo andare avanti più veloce il giorno. Il tempo, scusate, 9 giorni, 8 giorni e 18 di agroalimentare, ce ne saranno 35, 7 giorni, siamo a 22 agroalimentare, 27, 6 giorni all'arrivo, 5, 31 di agroalimentare, ok, 36 di agroalimentare ed ora possiamo avere anche Riyadh, aprire l'ambasciata e collegarla alla rete Arabia Saudita. Quindi adesso abbiamo Roma, Madrid e Riyadh e facciamo queste risorse al giorno. La scorta sono quelle che abbiamo in magazzino, ovviamente. Abbiamo detto che l'UFO arriverà in Nord America. Quindi abbiamo ancora 4 giorni. Facciamo il nostro primo squadrone a Roma. Quindi facciamo costruisci squadrone e tada! Fanno un po' ridere, lo so, ma questi sono 3 bellissimi F-22 Raptor che pattugliano la nostra capitale. E cosa possiamo fare? Possiamo trasferirli da Roma a qualsiasi altra città per difenderla. Ripeto che siamo ancora allo stadio iniziale, tutte queste feature sono per testarle e da raffinare. Ripeto, sono solo 3 giorni di sviluppo questi. Comunque, proviamo a trasferirli da Roma a Chicago. Quindi ne abbiamo qua a Roma, trasferisci, Chicago e loro partono squadrone in viaggio, accendono i booster, il retro, i turbojet, non mi viene il termine tecnico esatto, comunque ok, l'avete capito, hanno acceso i booster, arrivano a Chicago e cominciano a pattugliare Chicago, spengono i booster e pattugliano Chicago. Ok, mancano 3 giorni, proseguiamo e vediamo l'arrivo del primo UFO
2 giorni, un giorno, a mezzanotte scatterà. Ecco qua. Mettiamo in pausa. Abbiamo detto Nord America era, adesso è già cambiato con la seconda ondata, comunque atterrerà a Vancouver l'UFO, UFO in zona 1. Attualmente l'UFO dov'è? È nello spazio, eccolo là che si avvicina, eccolo qua, è molto stile Futurama attualmente. Si avvicina, entra in orbita, ok, si è vista la scritta sopra in orbita, e lui effettuerà 3 orbite sopra la Terra prima di atterrare a Vancouver, quindi possiamo velocizzare un po'. Ok, eccolo qua che orbita, compiuta la prima orbita. Noi siamo a Chicago, comunque lo lasciamo fare per questa volta, lo lasciamo, no, vediamo cosa succede a Vancouver. Seconda orbita e la terza atterrerà. Ecco qua, e ecco qua, atterraggio, si avvicina a Vancouver, qua ci sono le nostre cacce intanto che pattugliano, state lì, ok. Vancouver 2.800.000 abitanti. Ecco qua, rapimenti in corso, lui accende il raggio traente per fare i rapimenti. Devo migliorare un po' qua perché si interseca il nome della città con l'UFO e la scritta. Ok, piccolo bug, sappiamo già cosa correggere nel mentre. E ha iniziato a fare i rapimenti, ha fatto 4 rapimenti fino adesso, 4 abductions. Se noi avessimo buttato mandassimo i caccia a intercettarlo e lo interrompessimo, lo uccidiamo prima che lui finisca, lui in pratica il pattern che ha ora è a terra, fa 10 rapimenti e poi riparte nello spazio. Metto in pausa un attimo. Anche qua, se metto in pausa, qua continuano a pattugliare, sarebbero da fermare, altra piccolo bug fix da fare, comunque cosa di poco conto. E, dicevo, se noi lo interrompessimo con i nostri caccia, le abduction da 7 diventerebbero morti, però avremmo ridotto il numero di morti perché, ripeto, il numero massimo che lui può fare è 10 e una volta compiuti i 10 rapimenti torna in orbita e sparisce in un lampo di luce e i 10 rapiti da rapiti appunto diventano poi morti. Se non lo interrompiamo prima riduciamo il numero di fatalità, di morti al numero che l'abbiamo interrotto, quindi se noi lo attacchiamo e lo interrompiamo a 1 avremo un solo morto, se riusciamo a ucciderlo in tempo, ecco. Comunque ripeto, adesso lo lasciamo finire, e farà 10 abduction e partirà, poi vedremo la prossima ondata, il combattimento. 8, 9, 10, 4 per, ha finito, ha tolto il raggio, riparte verso l'orbita e poi un lampo di luce, eccoli, è andato, si è portato via 10 persone, date per morte. E Vancouver, che era a 2.800.000 abitanti, è a 2.799.990. In pratica la popolazione, e la popolazione mondiale, popolazione città che poi va a confluire nella popolazione mondiale, è la nostra HP, sono i nostri HP. Perché? Perché sono quelli che fanno andare avanti l'umanità e l'economia. La meccanica qual è? Che diminuendo la popolazione diminuiscono i posti di lavoro, diminuiscono le risorse perché avremo meno lavoratori e avremo l'economia degradata. Sarà solo una delle possibili cause di degrado perché o la riduzione avremo attacchi che potranno ridurci la popolazione, oppure avere attacchi che anziché fare solo rapimenti vanno proprio a distruggere le infrastrutture, quindi distruggere le infrastrutture dell'industria chimica, quindi anziché fare
ad esempio una città con la chimica, vediamo, ad esempio Riyadh a 60 di chimica. Se un nemico viene e ci attacca l'infrastruttura chimica e subisce danni, anziché fare 60, faremo 50 o 40, è tutto da impostare ovviamente a livello concettuale, tutto per ora. Comunque l'idea di base è questa, quindi avremo attacchi che ci possono ridurre le infrastrutture e noi tramite costruisci, che però ancora è da attivare la funzione come la ricerca, anche il pannello città, poi ci saranno anche altri pannelli da aggiungere, potremmo poi costruire il nostro sistema di difesa, le nostre infrastrutture, i nostri collegamenti, migliorare lo stato attuale della Terra, che da 8 miliardi e passa di persone è passato a poco più di 650 milioni, e anche la nostra economia, che è in H, H e non dollari, perché ormai l'economia, come diceva il tutorial all'inizio, non ha più senso di essere in dollari statunitensi, perché dopo un disastro del genere, che sono rimaste solo 50 città, tutta l'economia mondiale è crollata e di fatto noi, fondando il quartier generale, abbiamo fondato la nuova società umana, che ha H come moneta, che significa Human Treasury, ovvero il tesoreria umana, che è la nuova moneta post-apocalittica del gioco, diciamo così, è una breve, una breve chicca sulla lore, diciamo, ecco. E, inizialmente era zero, se ci avete fatto caso, perché il sistema economico parte nel momento in cui noi fondiamo la nuova società umana, quindi siamo noi a fondare anche il nuovo sistema economico fondamentalmente. E passiamo velocemente alla prossima ondata aliena, così vediamo un po' il combattimento. Anche qua è molto da rifinire, però anche qua è solo a livello concettuale per il momento che l'ho implementata. E, spostiamo quindi nel frattempo da Chicago, l'attacco sarà in Africa, quindi a Lagos siamo a 10 per, quindi vanno anche più veloci i trasferimenti, e a Nairobi, che intanto abbiamo fatto l'altro squadrone. Ok, mancano 4 giorni, vediamo, stavolta saranno 2 UFO, proviamo a costruire anche un altro squadrone a Madrid e lo spostiamo a Casablanca. Mancano 3 giorni, 2 giorni, un giorno, e dovremmo esserci, ecco qua, ok. 2 UFO che andranno tutte e due a Lagos. Ok, aspettiamoli. Eccole qua uno e qua l'altro che si avvicinano. Entreranno come prima in orbita, 3 orbite, e poi atterreranno. Un'orbita, 2 orbite, e alla prossima atterreranno. Eccoli qua che si avvicinano, confluiscono e atterrano. Intanto, ecco, avete visto il raggio laser del combattimento che è partito. Gli HP stanno diminuendo dell'UFO, perché noi abbiamo i nostri caccia che attualmente sono più forti. Quello che vediamo è l'HP del primo UFO. Sotto, nel layer sotto, c'è l'altro UFO che verrà abbattuto dopo che abbiamo abbattuto il primo. Al momento è così, anche qua è da implementare, da migliorare comunque. È solo a livello dimostrativo per adesso e di test. Ecco, il primo UFO è stato abbattuto, i morti sono diventati 13 perché l'abbiamo interrotto a 3. Sta proseguendo l'altro UFO che è a 4,
anche lui ci sta attaccando comunque perché siamo a metà della nostra salute qua. Vediamo se ce la fa a interromperlo, ma credo di no. Completerà, no, ce l'ha fatta proprio all'ultimo e abbiamo avuto 22 morti totali, quindi aggiunti ai 10 di prima abbiamo con due UFO che ci hanno attaccato, stavolta abbiamo limitato i danni, nel senso che ne avremmo potuti avere 30, ma li abbiamo interrotti prima, ne abbiamo solo 22 e la popolazione è stata ridotta di 12, infatti 10 erano nell'altra città e 12 qui a Lagos. E credo che per adesso sia tutto. Questa è l'idea di base, il primo video che metto. Siamo solo all'inizio, siamo solo al terzo giorno, ripeto, di sviluppo, ma lavorandoci si può andare avanti anche abbastanza velocemente e mi piacerebbe vedere anche con voi nuove idee di implementazione, consigli, ripeto, se ne avete, e, ed è ben accetto qualsiasi consiglio voi vogliate dare. Nel frattempo torno a Cloud Code, diamo un'occhiata al progetto veloce. Questo è Cloud Code in Antigravity, AIDE. Dicevo, qua abbiamo tutte cartelle, ok, che alcune contengono gli asset grafici, altre sono solamente di documentazione, ad esempio. Skill, non so se sapete cosa sono le skill di Claude, magari possiamo spiegarlo in un altro video, in uno dei prossimi video. Questa è la struttura attuale. E magari per oggi ci fermiamo qua, comunque vi faccio solo vedere brevemente l'interfaccia com'è e poi magari nelle prossime puntate o live, ripeto, su Twitch, poi metterò il link al canale Twitch, potremo vedere direttamente all'opera il- lo sviluppo, ecco, mentre sto sviluppando. Se venite in live su Twitch potete partecipare in live, fare domande, dare suggerimenti, chiedere quello che volete e discutere anche nel frattempo anche di qualsiasi altra cosa, se volete, anche di geopolitica o fantascienza, film, quello che capita nel frattempo che io sviluppo. Si fanno quattro chiacchiere e niente, direi di chiuderla qua per ora, e quindi grazie per aver guardato fino qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.